Ciao Monica, Ciao. siamo qui con Stella, Stellina, la notte si avvicina. 5, 4, 3, 2, 1. Sono vicino a un camino. Sta sfogliando un album. Come ripercorresse la propria vita, la vita dei familiari a lei collegati. Sì, sta creando proprio dei collegamenti profondi. Ti dà l'autorizzazione? Sì, si ferma a guardare un attimo la tazza di cioccolata calda che si è preparata. Si irrigidisce un po', poi ci guarda e ho bisogno di districare, di alleggerire. Facciamo questa sessione. Vibrazione di Stella. 7 miliardi. Consapevolezza. 160. Anima. 49. Vite. 1981. Cervello. 10. Suscettibilità ipnotica. 60. 3D. 65. Vivacità animica. 70. Beh, i valori non sono male. Mm. PSP è perfette. Buona vibrazione. Questa è la terza sessione. La primissima non la considererei neanche, anche se per lei è stata importante, la seconda nemmeno. O comunque è passato tantissimo tempo. Progetto di Stella. Le bugie sono servite nella doppia accezione. Da un lato che sono state utili, sono servite, sono state utili per comprendere delle cose, ma anche le bugie sono servite nel senso sì, tipo il pranzo è servito, perché mi fa vedere come un piatto di portata con dentro le bugie. Come le Bugie vedi? inteso come menzogne. Come le vedi le menzogne nel piatto? Sono infide, nel senso che sembrano le mafaldine come pasta, Mhm. però poi capisci che invece sono dei vermi, Mhm. hanno un altro aspetto, insomma, no? Quindi all'apparenza si presentano come un qualcosa di commestibile, però realmente è un qualcosa di tossico. Entità eteriche. C'è del secondo universo un'anaconda, che tra l'altro si collega a una sua entità mentale, e poi c'è come si dice, una cimice come insettoide, Mhm. e poi io vedo degli alieni formica e un serpente e 2 DL. Mentali. Sono 2, una è stritolata e vedo lei proprio come se fosse stretta in una morsa, e in questo la ricollego appunto all'entità eterica anaconda, che tende proprio a stringerla a sé, ed è stretta da una morsa di una serie di intoppi, di inciampi, eh, anche di richieste che provengono dall'esterno, dai clienti, di pretese, e stritolato ovviamente anche da determinate influenze che questi clienti portano. Quindi lei è un po' soffocata da questo insieme di cose.
E l'altra, non ho detto il livello è direi intorno al 5-6, a volte 6. L'altra è Nigredo, è un po' la sua tendenza a stare nel nero e quindi ad occuparsi e a essere attratta da tutta una serie di cose oscure che lei in parte sa gestire, in parte a volte prendono proprio il sopravvento perché raggiunge dei livelli di nigredo, di oscurità e di buio troppo forti, ecco, per poter essere gestiti. Livello? 6-7. Basta. Sì. Impianti, vediamoli. Allora, c'è una specie di nuvola bassa, che quindi le avvolge la testa ed è come se non le permettesse di vedere con chiarezza le possibilità, le soluzioni. E le crea questo effetto anche, come dirti, di bassa pressione, anche proprio di calo energetico. E poi in eterico io la vedo come se fosse su una panca, tipo come se fosse in palestra, e fa come, non so come spiegarti, degli esercizi eh, che però le fanno male in realtà, anziché farle bene, e che provocano una sorta di tensione al collo, alle spalle. Ed è come se fosse sempre distesa, no, su questa panca. Oltretutto le caviglie sono legate strette alla base della panca e per cui è come se la parte delle gambe non lavorasse mai, cioè lavora solo la parte superiore. Quindi non c'è una buona circolazione nella parte sotto, che risulta anzi molto sacrificata e compressa. E poi mi viene come un bastoncino di legno che lei deve tenere stretto tra i denti, creando a volte anche delle tensioni a livello mandibolare. Basta. Sì. Ehm, Cinema, il figlio. Mm. Come se volesse proprio anche un po' in una fase, a volte un po' di opposizione verso la madre. Quindi, come dirti, voglio venire, ma ti dico di no, perché non voglio darti la soddisfazione che questa sia una cosa giusta da fare. Ma comunque vengo, in questa contraddizione. La madre. Sfiancata, certamente per gli anni, certamente per un corpo che adesso è molto invecchiato, ma anche sfiancata da tutta una serie di responsabilità che si è attribuita e di disincarnati che non è riuscita a gestire bene. Le tre sorelle e i due fratelli. Giusto? Sì, come se provenissero da vari punti e poi convergono tutti dentro il cinema. Va bene. Monica, la bara bianca. Dov'è? È come se fosse una costante.
come una costante che è anche un po', non so dirti, un simbolo. Eh, mm, come di un'innocenza, di una purezza, di un bianco che si vorrebbe affermare intorno a tanto nero. Ok, c'è un bambino morto, bara bianca, nel quadro energetico di Stella. Credo che ci sia una... Allora, l- quando io poi gliel'ho chiesto, lei ha fatto presente che ci sono state più che altro nella storia di sua madre, diciamo, no? Queste bare bianche, no? Però a me dà come invece che una sua cliente possa aver avuto una perdita di questo genere, ok? E lei, questa cliente si rivolge a lei per attenuare un certo tipo di dolore. Quando? Quando questa donna ha avuto il dolore o se Quando non è ho capito successo quando? questo contatto con questa donna? Anni fa, da poco? A me dice nell'ultimo anno. Ok, quindi la bara bianca è legata non agli episodi di vita della madre, quanto a questa, diciamo, cliente. Anche, cioè perché ecco, stiamo È una comunque costante. parlando della, sì, stiamo parlando della vita di Stella, ok? E quindi di fatto nella vita di Stella ci sono queste bare bianche che sono più legate alla madre, però di fatto anche legate a lei. Mm? E a questa signora che è come se avesse bisogno di consegnare e di risolvere parte del dolore attraverso Stella. Chiamiamola, questa signora. Non vuole, come dirti, farsi riconoscere. È come se credesse che non esplicitando chiaramente il suo problema fosse più facile risolverlo. Si deve far vedere perché interferisce con Stella. Dice, vecchi o recenti che siano, certi dolori ti segnano per sempre. Si fa riconoscere? Ma fino a un certo punto. Ehm, Perché è come se dicesse, non mi è stato chiesto la stella di farmi vedere, lei non si è fatta vedere, perché io adesso devo farmi vedere. Perché interferisce con Stella. Fa vedere che c'è una bambina dentro questa bara bianca. Si fa vedere? Sì, beh, però non è così chiara, cioè io non la vedo così chiara. Va bene, chiamiamo se ci sono i disincarnati bambini nella bara bianca, quelli legati alla madre. E mi dà anche come intrecciato l'idea del gioco, nel senso che qualcuno forse ha negato mentre giocava, cose del genere. Ehm, Forse uno un pochino più grandicello, non proprio piccolo piccolo. Tipo 13 anni, sembra che abbia 12 anni, 13 anni. Poi invece ce n'è uno più piccoletto. Due. Sì, io ne vedo due. Portale aureo,
e vediamo se vogliono andare. Quello più grande dice: a volte chiedi aiuto e nessuno ti può sentire. Questo è l'aiuto, E vuole andare? sì, esatto. Ora invece sono ascoltato. Beh, e il più piccolo? Sì, è stato il primo, diciamo così, ad essere un po' più disponibile. Ah, il piccolo, non il grande. Il piccolo più disponibile, sì. Il grande è come se eh, avesse accusato questa cosa di non essere stato ascoltato, ecco, nel momento in cui aveva bisogno d'aiuto. Vanno tutte e due? Sì, entrambi, e a condurre, diciamo così, il movimento è il più piccolo. Benissimo. Chiamiamo il padre di Stella. Eravamo una famiglia d'altri tempi, di solidi valori. Mhm. Forse parla anche di qualche dannazione, non ho capito. Ci sono delle dannazioni, non so cosa significa. Eh, Il padre dice, parla di dannazioni. Sì, Che cosa? Che lui ha ricevuto? ci sono cose che ti fanno dannare, nel senso anche di tribolare, eccetera. Mhm. Eh, E però ecco, come dannazioni si riferisce anche alla madre, come se il dono della moglie in realtà fosse anche una specie di dannazione. Cosa La dice? caratteristica della madre Mhm. avesse generato anche dei problemi. Cosa dice la madre vivente? Non potevo sottrarmi, non sapevo gestire. Mm, Sentivo scivolarmi fra le mani ciò che accadeva. Chiediamo al padre di lasciare un messaggio a Stella e poi lo invitiamo ad andare nel portale aureo. E amo la tua onestà, così come ti ho insegnato. Sei una donna forte, così come ti ho insegnato, ti ho trasmesso. Sei molto capace. Non so se lei ha appeso qualche quadretto, qualche foto, perché è come se mi desse l'immagine di un quadretto Dove? appeso, Sì, dove lui è? dove forse c'è anche lei, non so, entrambi. Ma lui come disincarnato è lì? No, 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 Ah, ok. come foto. Lo salutiamo. Le saluta dicendo tutta ad un pezzo, la mia figliola. Mm. Va Sì, sì, sicuramente. e lo chiudiamo. Si potrebbe anche riaprire nel corso della sessione. Allora, Monica, causa esoterica dei problemi di peso.
Il peso aumenta, non diminuisce mai. Possiamo solo dire che Stella di lavoro fa dei lavori energetici, io resterei anche sul vago. Diciamo che è come fosse una scelta per proteggersi da un certo tipo di persone e di ambienti, ok? E quindi si crea un aspetto che per lei non è particolarmente gradevole, ma è, secondo un livello profondo di Stella, un prezzo da pagare per non essere toccata da queste persone. Perché questo fa sì che lei anche vada ad esporsi meno in certi ambienti e verso certe persone. Quindi lei Quindi, non se vogliamo, accumula, è è una una... sorta di scudo, se così vogliamo dire, che si è creata, che le serve in un certo senso per tenere a distanza i problemi della persone e gente. situazioni. Mm. È Eh, l'unico modo? no, ovviamente no, È il modo ovviamente no, giusto? no, Mm. perché è un modo che fa male ovviamente a lei stessa. Eh, è un modo che però lei ha visto ad un certo livello che funziona Cause per certi esoteriche aspetti. dalla dipendenza da zuccheri e bibite gassate. Mi fa vedere come se la dolcezza che lei non si permette fuori, se la mette dentro. Lei non dà la possibilità a se stessa, ok, di avere anche questo aspetto di morbidezza, di dolcezza, ok? Mm. E questa carenza che lei vive fuori è come se avesse bisogno di compensarla dentro. E poi vedo questi alieni formiche, che è come, sai, le formiche sono anche molto attratte, no? Queste cose zuccherine. Se che le chiedessero questo, lo zucchero. Poca disciplina alimentare. Lì è anche come una specie di... cioè lei che si sente così tanto strizzata, stritolata e soffocata da una serie di aspettative, di pretese, di cose da fare, battaglie anche da affrontare, eccetera, è un modo per sentirsi libera. Ma è quella libertà che, esattamente come il peso, va a crearle un autosabotaggio, anziché essere una libertà che le è d'aiuto. Però è come se fosse un suo margine di libertà. Mm. Mal di schiena. Ho visto questa quando abbiamo parlato degli impianti, che lei è come se fosse lì, sempre sdraiata praticamente, in eterico, e sempre a sollevare questi pesi esagerati, quindi a farsi carico di responsabilità, situazioni e questioni ehm, che danno molto peso, e questi esercizi vengono eseguiti scorrettamente al punto tale da creare proprio uno sforzo anche a livello della schiena. Mm. Gambe, caviglie e piedi gonfi. Mm. E infatti abbiamo visto che la sua posizione fa sì che lei non si alzi mai, eh, è legata appunto a questa panca, le caviglie sono strette a questa panca affinché lei rimanga lì immobile, e quindi tutta quanta la circolazione ne soffre. La causa esoterica dell'antico acufene c'è ancora? La cosa che mi ha molto incuriosito è che nel passato avevano individuato questa formica all'interno delle orecchie, e io ho visto questi alieni che hanno questa sembianza di formiche.
Mhm. Quindi era quello? Cioè, Sì, era sono quello. tornate. Sì, ma in un'altra modalità, Quale? perché adesso appunto sono degli alieni formica che soprattutto la portano a chiedere lo zucchero. E poi appunto si insinuano esattamente come le formiche, che neanche ti rendi conto bene come siano arrivate, ma di fatto è difficilissimo poi debellarle. E poi a volte appaiono, a volte scompaiono, non riesci neanche tu a capire da dove sono entrate, dove se ne escono. Va bene, procrastinare. Se dovessimo riassumere il problema principale di Stella è questo, lei dice. Dalla procrastinazione prende via la poca attività fisica, poco successo sul lavoro e un po' tutto il resto. E a me lo dà legata al suo progetto, le bugie sono servite. È come se ci fosse una latente paura di incappare in altri inganni, illusioni, bugie. Se lei dovesse passare all'azione rispetto che ne so, mi metto a dieta, faccio un movimento fisico, ha paura di entrare, che ne so, in un tunnel di illusione dove di fatto lei non riesce a raggiungere quel risultato. O di fatto il risultato raggiunto la porterà di più a contatto con altre situazioni di bugie e di inganni, che forse lei anche riconoscerà, ma sarà tutta una grande fatica. Burocrazia lenta. Eh sì, e quello è appunto lei ha scelto, e lo vediamo anche nelle sue entità mentali, Stritolata e Nigredo, di essere proprio in parte proprio così soffocata da un sistema che lei proprio non sopporta. E d'altronde questo sistema che lei non sopporta è parte della Nigredo, è parte di questo aspetto della terza dimensione che è proprio nero, che serve proprio a fagocitare le nostre energie, il nostro tempo, a sottrarci le energie a quello che invece è il nostro percorso evolutivo. E lei d'altronde ha fatto anche questa scelta di addentrarsi in questa selva oscura, che include anche la burocrazia. La Nigredo è anche burocrazia. Mutte fasulle. Mm. Sì, l'abbiamo detto e ridetto, lei tende molto ad entrare a contatto con questo grande inganno, che alla fine sono le sanzioni e poi successivamente sono i tribunali e poi tutto questo botta e risposta di raccomandate, di convocazioni, di giustificazioni. Mm. E infatti abbiamo visto che nonostante i suoi valori decisamente buoni, no? C'è una buona fetta di terza dimensione, perché la scelta, per esempio, sua specifica di rimanere ancorata alla terza dimensione è questa, legata, per esempio, che ne so, all'istituzione, per dire, ufficio delle entrate. Pochi soldi, i soldi vanno via sempre, legati anche a queste multe. Sì, infatti lei è stritolata da questa anaconda che di fatto è come se non la facesse mai respirare. Cioè lei ovviamente se potesse usufruire pienamente dei guadagni che effettivamente ha, respirerebbe decisamente meglio, no? Sarebbe tranquilla e rilassata. Invece questa anaconda fa sì che immediatamente i suoi guadagni debbano essere orientati altrove
Però mi dà anche una catena familiare rispetto a questa cosa, ecco. Eh, eh, dove di fatto i soldi sono presenti se strettamente necessari, non il surplus dei soldi. Quindi lei è come in una sorta di patto di fedeltà di questa, e quindi anche lei non deve avere abbondanza di soldi, deve avere quelli che servono per la sussistenza e poco più. Va bene. Monica, il clou della sessione è questo lavoro. Senza entrare nei dettagli, Stella lavora online, mai di persona, con le persone. Beh, quella cosa lì la posso dire, no? Ta, 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 ta. Fa essenzialmente tarocchi, ma anche lavori energetici, pseudo-ipnosi e così via. Il lavoro non va, se decollasse, secondo lei la sua vita si sistemerebbe. Vive da tanti anni in un posto. Se tu fossi lei, se tu fossi Stella, Monica, se tu fossi Stella, cosa ti diresti? Alla fine anche tu sei un po' Stella, no? Nel senso non perché lavori con i problemi della gente, ma perché se siamo tutti uno, il bene di Stella, le scelte di Stella ti riguardano anche un po', anche me, anche quello che passa da qui sotto. E lei dice, porta il fuori dentro. Ok. Cioè, come se lei potesse portare alcuni elementi della natura, adesso lei è immersa nella natura, all'interno di casa sua per riuscire a dare un'impronta diversa al suo lavoro. Nel senso che questi elementi della natura che lei può portare dentro casa le danno dei suggerimenti diversi, quasi che fossero loro a parlare e non lei. Sicché lei, da un lato, è come se si stancasse di meno e assorbisse di meno, dall'altro ha una spinta nuova, cioè sente quasi che arrivano nuovi messaggi, nuove comunicazioni, nuove modalità di rapportarsi ai clienti. Ovvero? E non saprei definire esattamente perché è come se lei individuasse delle erbe, delle piante, che se lei assembla in qualche modo, o magari la singola pianta, no? Portarla in vaso all'interno della casa, risultasse quasi essere un suggeritore, come se questa pianta in eterico tenesse in mano un gobbo e lo apre e lei può leggere questi suggerimenti e può offrirli di conseguenza al cliente e realizzare una modalità di lavoro che è nuova per sé proprio perché sente quasi di avere, come dirti, un collaboratore che è la natura, e poi nuovo allo stesso tempo per il cliente che sente quasi da subito un immediato beneficio dato dal supporto proprio degli elementali, gli spiriti elementali della natura. Il mestiere di Stella è questo. Domanda alla sua anima, il cui nome è? Goccia di rugiada. Mhm. La PS mi viene carro. La PA, scusami, mi viene carro. Mhm. Mm? Mhm. Per cui devo dire di sì. Difficilmente si chiamerebbe carro, forse non è mai venuto il nome carro, Mhm. però è come se fosse da appunto equilibrare, no? Perché cosa succede? Che lei se no poi rimane troppo in un mondo energetico che non è del tutto pulito e che lei non riesce del tutto a ripulire.
perché lei fa veramente un'immersione H24 nell'eterico e fa continue incursioni nella nigredo non solo sua ma degli altri, ok? Quindi se lei dà questa nuova impronta aggiungendo la natura, è proprio come se la natura potesse disintossicare lei, il suo lavoro e indirettamente anche i suoi clienti. E proprio crea una sorta di filtro purificatore. L'opposto della nigredo cos'è l'albedo? Sì, poi secondo la grande opera alchenica certamente Mm. l'opposto è l'albedo. Infatti c'è venuta, no, la bara bianca, l'idea della purezza. Sì. Va bene, causa esoterica del rapporto difficile col figlio. Allora, in parte è anche un po' quasi una cosa caratteriale, ok? Entrambi sono fatti un po' per essere sotto Marte, diciamo così, solo l'influsso archetipico di Marte. Quindi un po' della sfida, un po' della battaglia, un po' di tenere viva la conversazione, ok? È un po' anche una loro modalità di rapportarsi l'uno all'altro. Cioè, io in realtà però vedo un grande amore di base e soprattutto vedo il figlio che fa un po' così, un po' uno zigzag, diciamo, no? Quindi è proprio alla Per- ricerca un po' di se stesso. ah, non per adattarsi No, no, alla no, per situazione. trovare, no, una sorta di comprensione di sé, cosa vuole davvero. È molto giovane, all'età giusta. Lo Sì. aiuterebbe a stare con la madre o mh, andando incontro anche a sacrifici, adattamenti, forti adattamenti, a lasciare quella casa, andare in un appartamento di 10 stanze con altre 10 persone. Sto Sì, facendo un tipo esempio come a se caso, eh. fosse un lavoro in cui gli danno vitto e alloggio, che è solamente magari per un periodo, ok, alcuni mesi, quindi che è lontano da casa e da lì come se ci fosse poi una spinta, no? E le cose vanno avanti Mi e lui sembra di trova leggere un'indipendenza. nello sguardo di Stella una preoccupazione. Tu non vuoi che tuo figlio esca di casa, È naturale. giusto? Stella, fammi sì o no con la testa. Tu non vuoi che esca di casa, più o meno, metà metà. Vorresti proteggerlo e vorresti che però crescesse, si facesse la sua vita. Core de mamma. Un po' sei core de mamma italiana, un po' sei core de mamma di un altro paese, no? Un po' ti sei adattata, un po' no. Ma si tratta solo poi di vedere che suo figlio è felice e realizzato e che il loro rapporto ne ha un beneficio, ok? Cioè è più una preoccupazione preventiva, non so. Che vivacità animica ha il figlio? Io lo vedo abbastanza sperimentale e curioso. Eh, certo, è ovvio che poi ha anche un'incostanza, ma tutto ci sta, no? Insomma, io lo vedo come un fuoco d'artificio, ti direi anche 80. Va bene. Quindi è questo il lavoro di Stella. Per il momento sì, con questa introdurre questa novità. E la novità prevede, al di là del rapporto con la natura, anche il mettersi più in gioco con la propria immagine, perché al momento non è così.
Sì, sarà tipo una seconda fase, perché è come se lei avesse davvero bisogno di ripulirsi e di disintossicarsi un po' a tutti i livelli, ok? Ripulirsi energeticamente di tutte queste interferenze e incursioni nelle aure altrui, no? Nelle vite altrui. E, e disintossicarsi proprio anche da un punto di vista alimentare, Mhm. che è proprio anche un po' di digiuno buono per lei, ma intermittente, non dico digiuno di giorni e giorni, Mhm. solo Cibi intermittente, sani, semplici, senza conservanti, senza coloranti, ovvio, senza ovviamente, preparazioni, certo. tornando alla sua italianità che prepara il cibo e ci investe 30 minuti minimo. Sì, certo, anche perché così consolida ulteriormente il suo legame con la natura e riesce sempre di più, diciamo così, a creare una comunicazione più schietta e anche proprio più utile per lei. L'idratazione avviene attraverso l'acqua, non l'acqua gassata, non l'acqua zuccherata e gassata. Sì. Il cibo è semplice, che sia carne, pesce, verdura o cereali, è semplice, non è già precotto, già prebollito, privato della crusca. Quindi questo anche è un tornare alla natura per lei, Certo, eh. oltre a mettersi cose in casa come cristalli, rami, foglie, non lo so, piante, fiori, è quello che deciderà lei perché non arriviamo a questo livello di visualizzazione, consiglio, Mm. anche se tu li vedessi. Sì, è proprio un rapporto, per esempio, mi dice integrale e integrato. Mm. Quindi effettivamente mm, ciò che è all'origine, non con tutti i processi successivi. Va bene, come la vedi? Sì, che ha tanta voglia di questo detox complessivo e sa che c'è da fare. Chiediamole, Stella, tu chi sei? Come se fosse un soffione, il tarassaco, sai, dopo che si è trasformato, no, nella sua seconda vita. Quindi io sono questo, sono la trasformazione. Prima ero foglia del tarassaco, poi sono fiore giallo, poi sono soffione, poi mi espando nel vento. Quindi sono tutto, sono tutti questi elementi. Sono l'aria, sono la terra, sono l'acqua. Cosa E vuole fare? pertanto sono Dio. Ehm, allora, certamente vuole andare a ripulire il cluster, perché proprio il suo obiettivo è pulizia su tutti i fronti. Ma, E niente, sì, e ma ci è va sicuro? perché sì, sì, decisamente ha questa voglia ehm, anche di sottrazione, ok? Di togliere tutto questo superfluo che si è accumulato a vari livelli. Si è accumulato il superfluo a livello di peso, a livello proprio di ehm, energie che la schiacciano, a livello di queste burocrazie da risolvere. Sì, sì, vuole alleggerire il peso di tutto. C'è voglia di una nuova stella nel cielo? Sì, anche di Stella Maris nel mare, Perché? certamente. Perché nel mare?
Mm, perché è un elemento buono per lei. Infatti le piace essere circondata dall'acqua del mare. Vediamo cosa fa. È andata al cluster e ha trovato proprio un cluster abbastanza classico, perché è un tomo, un libro molto alto, molto impolverato e molto pesante. Mhm. Tipo Harry E Potter. eh sì, mm, assolutamente, se ne vuole liberare. Vuole proprio pulizia in tutti i sensi, sia come alleggerimento, sia anche togliere tutta questa polvere, questo vecchiume. Come lo toglie? Come lo fa? Beh, dice era proprio indigesto, ce l'avevo sullo stomaco. E, è come se prendesse una scopa, con un colpo di scopa lo spedisce dentro il portale definitivo. Cosa crea qui al suo posto? Ha aperto la porta di casa, è uscita, appena è uscita tipo cinguettano gli uccellini, c'è il sole, mm, ci sono delle erbe che la accolgono e lei prendendo contatto con tutto questo riesce a generare la Deternum, una Deternum natura. Avatar, c'è qualcosa? Eh, mm, ho visto solamente il tavolo, neanche il computer. Il tavolo, la scrivania su cui era appoggiato il computer. Mm. Che simbolo rappresenta solo il tavolo? Non il fantoccio, non la sedia, non il computer, non la tastiera, non il mouse, solo il tavolo. Una staticità, secondo me, anche, no? Lei che è sempre lì, anche al tavolo, lei stessa. Mm. È un invito, sai, a ti faccio rimanere comunque ferma, sempre nei soliti trabocchetti della Matrix, ti faccio rimanere in casa, nascosta. E poi anche il tavolo della burocrazia, dove vengono accumulate le scartoffie. E lei proprio esclama da sola, ma che tristezza, basta. Ma quindi la teniamo il tavolo? Mai buttare via un tavolo. Costano un sacco di soldi i tavoli. No, tra l'altro le ricorda un banco di scuola, mi sa che la scuola aiuto, spiacevoli ricordi, perché quando realizza che sembra un banco di scuola fa un passo indietro e sente proprio l'urgenza di buttarlo. Facciamolo. Molto volentieri, dice Stella. Eh sì, lo butta. Ma senti Monica, ma Stella è una maga? Stella è una maga che può passare dal nero al verde al bianco. Mm. Il passaggio è il verde, da Nigredo ad Albedo. Mm. Nuova vibrazione di Stella.
Quasi anche che potesse cambiare tipologia di carte, sai? Mm. Nuova vibrazione 280. Consapevolezza. 183. PS. 58. Vite. 1638. Cervello. 11. Suscettibilità ipnotica. 67. 3-4D. 36 3D. Ottimo. Vivacità animica. 71. Ok, messaggio di Stella al figlio. Sei un bravo ragazzo, hai tanti meriti, dice. Ti meriti Ai tante fratelli. qualità. Ai fratelli o in generale o nello specifico a qualcuno di loro, se c'è. Messaggio specifico. Eh, Mi sembra tutto così giusto e così perfetto in questo momento, non ho nulla da aggiungere. Monica, vorrei verificare anche quella famosa preghiera che lei non aveva mai detto o non le piaceva dire da giovane, che non diciamo come si chiama, nella sua tradizione, nella tradizione del suo paese d'origine, della sua regione d'origine. No, però adesso mi sfugge questa storia qui. Vabbè, non è importante, era legata più che altro alla madre. Eh, mm, E un messaggio finale di Stella a se stessa, se vuole, con il linguaggio dei tarocchi. Io ricordo che i tarocchi non li condivido più di tanto, ma in questo caso specifico, abbiamo visto, sono gestibili. Lei li sa gestire. e mi fa vedere la carta delle stelle. E lei ha scelto, no? Tra l'altro il nome Stella, e mi fa vedere come dal cielo lei passa alla terra, come se esistesse un corrispettivo. Io non so se esiste questo mazzo di carte che in realtà è legato tipo alla natura. Mm? E ha comunque la possibilità di leggere in profondità l'animo umano e di individuare gli archetipi essenziali. Cosa si dice, Stella? Come una stella brillo e riscaldo me stessa. Sono eterna. Basta. Sì, sento proprio una forte spinta al cambiamento, come se fosse già passato. Tutte queste difficoltà, questi blocchi che ci ha raccontato, come se già fossero il passato. Ok, l'anaconda, la cimice, la formica, il serpente, i 2DL ci sono ancora? No, non più. Le due entità mentali, stritolata e nigredo? No, Le bugie sono sempre servite? Cioè, è sempre che le bugie sono servite? no, assolutamente, anzi.
la luce della verità. Nigredo, al di là dell'entità mentale, Nigredo è ancora presente? La Nigredo sarà sempre presente perché siamo nella Matrix, però non predominante. E quindi stiamo vedendo un albedo? Certo. E la barra bianca? La barra bianca è come se si fosse proprio trasmutata, cioè da che era legata alla morte e a tutti poi, come si posso dire, le profezie legate a previsioni di morte, eccetera, eccetera, diventa il bianco, come simbolo proprio di purezza, di trasformazione e di sintesi. Quindi come la vedi, Stella? Come se ha già saltato un fossato e è andata di là verso i colori, verso il prato, verso la luminosità e verso la visibilità, dove anche lei diventa visibile. Ok, va bene.